Oggi vi parlo di un biofertilizzante che uso per rinverdire il deserto. Au Fruitium ZDS, vous le voyez bien. Et comme on avait promis quand même de de montrer à tout le monde comment on procède au biofertilisant. A un anno cresce un bosco commestibile nella calda sabbia del nord Senegal. Il progetto Footing the Desert vuole rinverdire il deserto del Sahel. Insieme ad Abdoulaye Ka, un contadino della zona, stiamo rinverdendo il suo campo di mezzo ettaro. Abbiamo piantato già una centinaia di alberi da frutto, coltiviamo un orto biologico, al momento secondo i procedimenti dell'orto tradizionale senegalese e prossimamente secondo i principi dell'orto biointensivo. Alleviamo qualche galline con il quale facciamo un termocompost, i piccioni, delle pecore e insomma stiamo provvedendo di rigenerare la naturale fertilità del suolo usando le tecniche di agricoltura naturale. Oggi vi parlo del biofertilizzante foliare che utilizziamo per irrigare le foglie delle nostre piante. Questa ricetta è super facile, possiamo tutti autoprodurla a casa senza problemi. Servono pochi ingredienti facilmente reperibili ovunque nel mondo: del letame fresco, della cenere, dei lieviti benefici, quindi lieviti di birra fresco o pasta madre, insomma siero di latte, tutti questi microrganismi facilmente reperibili. E poi per finire il quarto e ultimo ingrediente è dell'acqua senza cloro. Oltre a questi ingredienti ovviamente abbiamo bisogno di un contenitore per poter mescolare il tutto insieme e anche fare questa fermentazione. È una fermentazione anaerobica, quindi in assenza di aria. Per questo personalmente mi piace usare i bidoni blu con il tappo nero sopra e la cintura di ferro che chiude bene ermeticamente il contenitore. Un bidone di capienza 100 litri, un attacco passaparete, un tubo di annaffiatura di circa 1 metro di lunghezza, una bottiglia di plastica e voilà. Prima di cominciare dobbiamo preparare il bidone e fare il sistema che permetterà al gas prodotto dalla fermentazione di uscire, ma allo stesso momento che impedirà l'aria di entrare. Quindi si prende il tappo del bidone e si fa un buco dentro per poter fissare l'attacco passaparete. A questo attacco passaparete fissato sul tappo del bidone si attacca il tubo di plastica, il tubo di annaffiatura di 1 metro di lunghezza. Quindi un'estremità del tubo sarà fissato al tappo e permetterà di far uscire il gas, e l'altra estremità sarà immerso nella bottiglia di plastica, la quale stessa riempita di acqua, e in questo modo il gas potrà uscire e l'aria non potrà entrare nel nostro bidone. Si fa così: si prende il letame fresco, io uso capra, pecore, galline, piccioni, vacca e camelli, asino anche perché sono quelli che ho a disposizione in Senegal, si può usare qualsiasi letame. Quindi si prende il letame fresco e si mette all'interno del bidone, poi si aggiunge sopra la cenere e si mette l'acqua. Si miscela bene fino a ottenere un liquido di letame. In un secchio di plastica a parte si mette dell'acqua tiepida, quindi calda ma non troppo che potete mettere la mano dentro senza bruciarvi. Si mette lo zucchero dentro e poi si mette i microrganismi che avete scelto. Io uso il lievito di birra, la pasta madre e il siero di latte.
Una volta che questi microrganismi si sono attivi, quindi cominciano a fare delle bollicine, le aggiungo nel bidone grande. Si mischia bene e si mette di nuovo dell'acqua senza cloro finché il bidone rimanesse 20 cm vuoto, quindi non è mai proprio pieno pieno, e questo è importante perché questo vuoto di aria sopra al liquido, fra il sopra del liquido e il tappo chiuso del bidone, serve a creare il gas per poter fare questa fermentazione anaerobica che bonifica il letame, lo rende liquido e ricco di microrganismi benefici per le nostre piante. Una volta tutti gli ingredienti mescolati insieme all'interno del bidone, si chiude con il tappo e il tubo fissato al tappo va immerso subito, immediatamente, all'interno della bottiglia di acqua. Il bidone deve essere lasciato in un luogo ombreggiato. Non devo mai aprire per nessun motivo il bidone prima che la fermentazione sia finita, altrimenti rovino il prodotto e non lo può più usare per lo scopo che volevo. Si deve vedere dopo qualche ore, massimo 2 giorni, delle bollicine uscire dal tubo. Quindi si aspetta 30-40 giorni di tempo una volta chiuso. Una volta che non esce più gas del tubo di annaffiatura, quindi non si vede più bollicine di aria all'interno della bottiglia di acqua, allora il prodotto ha finito la sua fermentazione e è pronto da usare. A questo punto si filtra semplicemente con un pano o qualsiasi, insomma, si stocca all'interno di bidoni opachi loro stessi e poi si tiene in un luogo asciutto e ombreggiato. Per utilizzare questo fertilizzante è estremamente facile, si mischia 1 litro di biofertilizzante prodotto da voi insieme a 10 litri di acqua senza cloro. Il tutto va messo dentro un irrogatore, io uso la pompa a spalla, e si va a dare questo prodotto alle piante la sera al momento del tramonto. Ora, perché si deve dare al tramonto e non a mezzogiorno? All'interno di questo liquido che abbiamo fatto ci sono presenti milioni di microrganismi diversi che hanno la capacità di entrare in simbiosi con le nostre piante, che siano alberi da frutto, ortaggi, ma anche i fiori o il prato stesso, il vostro prato inglese. E quindi se noi irroghiamo il prodotto durante il giorno, quando il sole è forte, si asciugherà e il sole sterilizzerà il prodotto, impedisce quindi questa simbiosi fra i microrganismi e le piante. Faire le biofertilisant qui est très intéressant et très important pour toute arbre, toutes sortes de cultures. On a vu ces effets vraiment extraordinaires. Et on remercie tout le monde et vraiment merci beaucoup et je pense que vous allez aimer, vraiment aimer. À très bientôt. Vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine. Chi vuole ci può sostenere, troverà un link nella descrizione, e piantare il suo proprio albero nel deserto per fare crescere un bosco di cibo nella sabbia del Sahel. Auguro a tutti orti e frutteti rigogliosi.